Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di giugno. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. Quando c'è la giustizia, normalmente mi sono cadute tutte le carte. Si parla di regolarizzare, regolamentare, riportare in equilibrio una situazione o una relazione. È una carta che parla di contratti, quindi magari per qualcuno arriva la firma di qualche contratto, magari per una casa, ehm, magari per qualcuno è la firma del divorzio, dipende dalla situazione personale di ognuno. Andiamo comunque a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente Segno Lunare Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate la mia email e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Le previsioni per i single sono già uscite, le trovate nelle playlist e potete integrare quelle letture con queste. Ragazzi, partiamo forte, perché partiamo con la torre, il sole, un 4 di spade, un 10 di bastoni, un 4 di bastoni, il cavaliere di bastoni, tanti bastoni devo dire, e un 9 di denari. Wow! Allora, devo dire che partendo con questa torre non è nessun wow, nel senso che quando c'è la carta della torre si parla sempre di momenti un po' importanti, un po' impegnativi, e qui vi sto parlando, diciamo, della metà di giugno, più o meno. Fa riferimento a un crollo dell'ego, a un crollo di certe sicurezze o magari anche di certe situazioni che si pensava fossero stabili. Abbiamo però anche il sole, che è una carta di crescita, di abbondanza, di prosperità. È una chiave che parla anche di chiarezza mentale in molti casi. E qui con questo 4 di spade sento che molte persone sentono la necessità e l'esigenza di ricaricare le pile, di lasciarsi indietro delle responsabilità, dei pesi, anche delle aspettative potrebbero essere, con il 10 di bastoni. Però il quadro di spade mi dice proprio che c'è bisogno di rigenerarsi, di ricaricare le pile. Per qualcuno si tratta di volersi prendere un periodo di distacco, magari. Vi dico, se fosse la questione del divorzio, qui con la torre sono le dinamiche, gli equilibri, magari anche giornalieri, che potrebbero cambiare. Però vi vedo star bene perché dopo avete il sole, eh? Terminiamo appunto con un 4 di bastoni, il cavaliere di bastoni e il 9 di denari, e li vediamo subito tra un attimo con i mini tarocchi. Andiamo a vedere la torre. Regina di bastoni. Allora, questa regina di bastoni può essere sia la persona di interesse, ma può anche far riferimento a una madre, a una sorella, una zia, anche mi dicono. Qui guardate, è interessante perché abbiamo l'asso di spade al contrario e la carta del sole. Sono due carte che parlano di chiarezza mentale, di verità, di mettere ordine nei pensieri, sì, come un nuovo modo di venire alla luce, mi viene da dire. C'è qualcosa con datemi un'altra carta per la regina di bastoni. C'è qualcosa con questa regina di bastoni. Uff, 3 di spade. Fate attenzione ragazzi, di solito non do questi messaggi che insomma
che destabilizzano troppo, però in questo caso specifico come la sensazione che una donna vi tradirà la vostra fiducia, ma perché non vi dirà qualcosa. Andiamo a vedere il sole. 10 di bastoni che si ripete e 5 di pentacoli. È come se aveste chiaro dopo questa torre il fatto che vi dovete lasciare indietro certe situazioni, certe responsabilità, certe aspettative, stavamo dicendo prima, ok? È come se qualcuno si rendesse conto che sì, c'è un'alternativa. Si possono fare, si possono gestire le cose in modo diverso. Ma c'è bisogno di un tempo per riconoscerlo. Andiamo a vedere il 4 di spade. Asso di denari. Sì, è come se ci fosse bisogno di sconnettere un attimo i pensieri per riuscire, diciamo, a far arrivare questo dono, a vedere le possibilità. È proprio un ricaricare le pile quello che dovete, quello su cui potreste lavorare. Perché il 4 di spade è proprio una carta che parla di stanchezza, più che fisica, mentale o emotiva, ed è una carta che vi invita proprio a staccarvi dal posto dove siete, a prendervi anche solo un fine settimana. Può anche essere un pomeriggio in mezzo ai boschi o in montagna, un pomeriggio rigenerativo in questo senso, perché avete veramente tanti pesi, tante cose da sostenere, da gestire, a cui pensare e tutti questi, sì, queste responsabilità vi fanno un po' sentire in carenza di movimento, come se non poteste muovervi da lì. Prima dovete terminare certe cose, poi si può pensare al futuro, però in realtà, amici dell'Ariete, è necessario che vi ricarichiate, anche con brevi pause, però è come se vi deste la possibilità di creare uno spazio per cui poi arrivano le idee. È come quando si medita, la meditazione è come, diciamo, serve per creare una sorta di spazio tra i pensieri, in modo che lì poi possa arrivare la soluzione o la risposta alla domanda che poniamo. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni, a cosa fa riferimento. Cavaliere di bastoni che si ripete e 6 di denari. È come se qualcuno volesse lasciarsi indietro. Mi viene da dire un atteggiamento di aiuto, ragazzi, perché 6 di denari è una carta che parla di generosità, ma qui c'è da lasciare indietro, c'è da dimenticare quelli che sono i movimenti generosi nei confronti degli altri, probabilmente di questa regina di bastoni. Ho come l'idea che sentiate che questa regina vi stia un po' tradendo, nel senso che sta approfittando di voi, però qui il punto è, ok, prendo uno spazio e cerco di capire come agire, come muovermi, quali sono le alternative, quali sono le possibilità e dove invece non mi devo muovere. Può anche essere un'altra chiave di lettura, perché 6 di pentacoli è una chiave, è una carta, scusate, che parla di dare il giusto e vedete che ci sono due persone sotto che ricevono il denaro e qui potrebbe anche esserci una questione legata alla gestione temporale, alla gestione del tempo che voi dovete organizzare tra questa persona che sapete non aver bisogno, ma in realtà ha bisogno e questa persona, questo cavaliere di bastoni. Vi dico così perché lo rivediamo dopo. Adesso andiamo a vedere il 4 di bastoni e poi andiamo a vedere subito il cavaliere.
Perché il 4 di bastone è una bellissima carta, parla di stabilità, parla di casa, parla di anime gemelle, parla di una nuova coppia, parla di qualche cosa che è duraturo nel tempo, parla di raggiungere tutto quello che si stava cercando. 9 di pentacoli un'altra volta. 7 di spade. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché qui con questo 9 di pentacoli al contrario è come se vi dicessero non fatevi mettere sotto, non credete a tutto quello che vi dicono. Datemi un'altra carta per i 7 di spade. Ragazzi, perché ho la sensazione che qui ci sia qualche cosa che ha a che vedere con una gravidanza? Perché qui abbiamo 2 9 di pentacoli, la regina di bastoni, scusate, la regina di coppe e l'imperatrice, che sono tutte figure che richiamano alla gestazione. Poi può anche essere di un progetto, se per quello, cioè se non fosse il discorso bambini il vostro specifico caso, però c'è qualcosa che è come se c'è il compromesso, perché c'è la relazione stabile o comunque una casa, la stabilità c'è, ma è come se non ci fosse ancora l'indipendenza o l'intraprendenza necessaria per crescere, la concretezza, l'amor proprio, eh? Difatti alla fine avete il 9 di pentacoli, sì, il 9 di pentacoli che vi dice di lavorare appunto sull'amor proprio, su, sul come rendersi felice. Sì, ho la sensazione che questo cavaliere di bastoni potrebbe smuovere parecchi, sì, parecchi sentimenti, parecchie emozioni. Andiamo a vedere il 9 di denari. Guardate ragazzi, si parte da una torre che è la caduta dell'ego e si finisce con l'amor proprio. 9 di pentacoli è anche una carta di forte ricchezza materiale, proprio a livello di beni immobili, risparmi, piuttosto che anche un'abbondanza di possibilità da un punto di vista pratico. Anche qui avevamo la carta delle possibilità, 4 di pentacoli, 2 di coppe, di nuovo la giustizia, la carta dell'eremita, la regina di spade e la carta degli amanti. 2 di coppe, 4 di bastoni, la carta degli amanti, la giustizia 2 volte. È come se si dovesse regolarizzare un'unione, un compromesso. È una giustizia sia divina che interna. Tenete presente che l'eremita è quella carta che ci parla di introspezione, di saggezza, è appunto rappresentata da un vecchio, da un anziano, è un saggio. Sono due carte che a me ricordano molto il quinto chakra, quinto e sesto chakra. Quindi è un po' come il vederci chiaro. Allora, qui il taglio della giustizia io lo sento molto a inizio periodo comunque, ragazzi. A inizio lettura, diciamo così. Dopo è come se, sapete, la giustizia divina dice anche che tanto vi è tolto, tanto vi verrà dato, tanto vi è tolto, tanto vi verrà dato. Ho come la sensazione che siate già in coppia e abbiate difficoltà a gestire il tempo tra magari la persona di interesse e questa regina di bastoni, oppure sia che siate single,
È come se nell'ultima settimana di giugno ci sia questa relazione stabile che per molti è romantica, che vi smuoverà parecchio, anche se vi dirò che per adesso è qualcosa che apparentemente è stabile, ma manca un po' di concretezza, se ve la devo dire tutta. Però vederla così tra gli amanti, il 4 di bastoni, il 2 di coppe e tutte le altre carte che ci sono, ha del gran potenziale per restituirvi quanto vi è stato tolto in passato. Se in passato, vi faccio un'ipotesi, non avete avuto modo di essere ricambiati così con, con il tanto amore che voi avete dato, non avete ricevuto lo stesso amore, come se adesso per giustizia divina questo bilanciamento arrivasse. E qui lo vediamo, ragazzi. Vi faccio un grosso in bocca al lupo in questo senso, fatemelo poi sapere nei commenti. Allora, andiamo a vedere ancora un angelo. Lasciati aiutare dagli amici. Ma che bella carta, chiedi e accetta il supporto degli altri. Quindi chi lo sa, magari questo cavaliere di bastoni, ragazzi, potrebbe essere un amico o un'amica anche di un segno di fuoco. Io normalmente non dico i segni zodiacali perché non voglio che vi facciate condizionare troppo, però è proprio forte qui la questione. E chissà, potrebbe anche poi diventare qualcosa di più questa amicizia, infatti vi dice conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Quindi si tratta un po' di mettersi a nudo di fronte all'altro per far sì che l'amore vero, l'amore puro possa sbocciare, possa nascere, insomma. Amici dell'Ariete è una bellissima lettura. Periodo un po' noioso, diciamo così, un po' antipatico quello di metà giugno, ma vedete che man mano che passano i giorni le cose si rassereneranno. Bene, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un commento, con un'iscrizione, con una condivisione, con un like. Se volete supportare il canale potete fare una donazione, potete anche abbonarvi al canale. Vi ricordo che ci sono due fasce di abbonamento. La prima fascia, che è quella più bassa, è semplicemente un sostegno al canale, mentre la seconda fascia di prezzo, che è quella più alta, vi dà l'accesso ai video di crescita personale e spirituale. Spero che possiate apprezzare anche questo tipo di contenuti. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!